Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Davide Calvi e questo è il mio corso di lezioni di piano jazz e blues. Oggi proseguiamo la lezione sul blues, ma con una novità. La novità qual è? Che anziché utilizzare la scala blues su un classico giro blues, questa volta andiamo a utilizzare la scala blues su un brano pop. E il brano pop di musica leggera che ho scelto è il famosissimo Let It Be dei Beatles. Allora, le scale che utilizziamo normalmente sul blues non sono una ma ben due. Queste due scale le potete andare a rivedere, le ho spiegate in una lezione precedente e vi allego il video qui sopra, il link del video qui sopra. Quindi quali sono queste due scale? Adesso non spiegherò come le ho ricavate, ma ve le faccio semplicemente vedere. Il brano in questione lo suoniamo sempre in Do. Le due scale sono una che parte da Do, che è Do, Mi bemolle, Fa, Sol, Si bemolle, Do. Le possiamo vedere, le possiamo considerare come questo frammento Do, Mi bemolle, Fa e l'altro frammento Sol, Si bemolle, Do con in mezzo il Fa diesis. Do, Mi bemolle, Fa, Fa diesis, Sol, Si bemolle, Do. Perché ve li divido così? Perché è più comodo ricordarsele. Perché questo frammento assomiglia a questo e in mezzo c'è il Fa diesis. L'altra scala che abbiamo visto l'altra volta della lezione delle due scale blues la ricaviamo due note sotto, quindi partiamo da La e i due frammenti sono La, Do, Re, Mi, Sol, La. Questi due frammenti sono inframmezzati dal Re diesis. Quindi La, Do, Re diesis, Mi, Sol, La. Benissimo. Allora, adesso vediamo come applicare queste due scale a Let It Be. Utilizzeremo prima quella che parte da La, questa qua. Adesso vediamo, Let It Be è divisa in due parti, due strutture armoniche, vediamo la prima struttura armonica, il primo giro. Suonerò in maniera semplice il brano per capire bene gli accordi. Do maggiore, Sol, La minore, Fa, Do, Sol, Fa. Quindi gli accordi sono Do, Sol, quinto grado, La, sesto grado, Fa, quarto grado, Do, primo grado, Sol, quinto grado, Fa. Allora, come possiamo vedere, questi accordi sono ricavati dalla scala di Do maggiore, sono il Do, il Sol, il La minore, il Fa maggiore e poi di nuovo il Do. Sono sostanzialmente 1, 2, 3, 4 accordi. Allora, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di capire come utilizzare questa scala blues su ogni accordo. Possiamo dire che in generale si può usare senza problemi, senza diciamo particolare attenzione se si vuole provare a suonarla. Possiamo anche fare l'esperimento. Adesso io provo a utilizzare la scala proprio senza pensare a nulla, linearmente. Vediamo cosa succede. Avete visto che senza pensare ho suonato semplicemente la scala e bene o male funziona su tutti gli accordi. Cerchiamo di capire perché su ogni accordo e però questa volta vediamo anche quali sono le note che magari per quell'accordo è meglio evitare, ma non evitare. Evitare non vuol dire mai non suonare quelle note. Evitare vuol dire cercare di non soffermarsi troppo, ma usarle invece di più come note di passaggio, di tensione, che poi andranno a risolvere su un'altra nota. Vediamo un po' come fare. Prendiamo l'accordo di Do e
la nostra scala blues che parte da là. La, do, re diesis, mi, sol, la. Vi ricordo che questa scala può essere suonata anche senza usare re diesis, quindi la, do, re, mi, sol, la, come se fosse una normale scala pentatonica. Però noi adesso cerchiamo di utilizzare il più possibile anche i re diesis per tenere questo colore blues. Allora, vediamo su do. L'accordo di do ha do, mi, sol, quindi queste tre note qua sono presenti in questa scala blues? Vediamo un po'. Il la no, il do, ecco che c'è il do, il re no, il re diesis no, il mi, ecco che c'è il mi, il sol. Quindi il do, mi, sol sono presenti nella scala di questa scala blues che parte da là. Sono il do, il mi e il sol. Quindi queste tre note, il do, il mi e il sol, saranno le tre note della scala sulle quali potremo soffermarci più comodamente. Ecco, avete visto che ad esempio adesso mi sono soffermato sul re diesis mi bemolle, ma non più di tanto, l'ho risolto, sono sceso, perché rimanere qua voleva, se io mi rimango fermo su questo re diesis, la nota si scontra con il mi, il re diesis si scontra col mi dell'accordo. Allora, e lo risolvo. Ok, vediamo sul prossimo accordo. Il prossimo accordo è sol, si, re. Le note sol, si, re sono comprese in... Allora è compreso il sol, il si no e il re sì. Allora abbiamo sol e re che comodamente potremo fermarci su queste note. Questo non vuol dire che non possiamo usare ad esempio di nuovo il re diesis, ma lo risolvo, re diesis che va a re. Vediamo un po', il do lo posso usare? Immaginiamo che voglio fermarmi sulla nota do. Non funziona perché il do va a scontrarsi con il si. In questo caso posso risolvere la nota do sul si? No, non posso farlo. Perché non posso farlo? Perché sennò tolgo il colore blues della scala. Visto che la scala non ha dentro il si, ma deve andare a la, allora in questo caso è meglio non neanche cercare di andare a trovare una tensione su do. Al limite la posso cercare di risolvere verso l'alto. Do, re, o addirittura con un passaggio cromatico, ma non fare do, sol, perché sennò vado a distruggere quel sound blues che sto cercando, che è questo. Poi la do, mi non c'è problema dell'accordo di la, perché sono tutte e tre presenti in questa scala. Benissimo, adesso vado sull'accordo di fa. Vediamo un po', la nota fa non c'è in questa scala blues che parte di la. Quindi che cos'è che devo evitare? Dovrò evitare le note vicino al fa, perché il fa non è presente, vedete? Mentre il la e il do sono presenti, quindi il la e do non c'è problema. Il mi bemolle questa volta lo posso suonare, mi bemolle a re diesis, perché se io prolungo l'accordo di fa e lo porto su a mi bemolle, che cos'è che ottengo? La settima di quell'accordo, la settima che dà questo colore blues, e quindi sta bene usare il mi bemolle a re diesis qua sopra quando sono sull'accordo di fa. Quello che devo fare invece di evitare è proprio di usare magari il mi, la, do, re, mi bemolle, mi, perché il mi si scontra col fa. Perché il mi è presente, no? La, do, re diesis, mi, sol, la. Benissimo, allora abbiamo visto tutti gli accordi, l'abbiamo visto sul do, sul la, sul sol e sul fa. Adesso cercherò di fare una piccola improvvisazione
sfruttando appunto quello che abbiamo visto appena adesso, la scala e una certa accortezza a non soffermarmi su certe note. Avete visto come utilizzando la prima scala e cercando di non soffermarsi su quelle note che abbiamo detto prima, si può ottenere questo effetto. Ovviamente bisogna anche conoscere magari qualche frase blues in più, non è proprio così immediata la cosa, però questo è il terreno sul quale vi potete cimentare e muovere e fare le prime improvvisazioni. Adesso aggiungo l'altra scala, quella che parte invece da Do, questa Do, Mi bemolle, Fa diesis, Sol, Si bemolle, Do, che è un po' più dura, proprio perché non ha dentro il Mi naturale, che invece l'accordo di Do lo vuole, quindi suonerà come un colore più scuro. Però adesso su questi 4 accordi provo a usare questa scala e poi magari cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio. Vedremo subito che è più difficile da utilizzare. Sentite che è un suono duro e non sta neanche benissimo, secondo il mio gusto. Allora, come utilizzare invece questa scala blues che viene invece normalmente utilizzata su un accordo, su un giro blues? Solamente in certi momenti. Adesso cercherò di suonare, allora utilizzerò la scala di prima, quella che parte da là, e ogni tanto introduco questa di Do. Vediamo come. Quindi quella che parte da là. Quando vado a Fa, ecco, quando arrivo a Fa, un momento solo di questo colore blues sul Fa, perché? Perché l'accordo di Fa trova con facilità il Mi bemolle che gli serve come settima, di nuovo il Fa che fa appunto parte dell'accordo di Fa e questo Fa diesis che può essere la nona bemolle. Ecco, ad esempio vi direi già di più di utilizzare la scala blues di Do quando siete sull'accordo di Fa. Rifacciamo da capo. Ecco, potrebbe essere nella prima parte un colore più aperto, quindi partendo da là. Adesso vado su quella di Do, più scuro. Ecco, così abbiamo ottenuto un mix delle due scale. Una prima parte un po' più aperta e una che chiude più in maniera blues. Allora, adesso vediamo quali sono gli accordi della seconda parte di Lady B per proseguire. La minore, Mi minore, Fa maggiore, Do maggiore, Sol, Fa. Quindi l'unico accordo nuovo rispetto alla prima parte è il Mi minore. Mi minore, vediamo come trattarlo allora con le due scale blues che abbiamo preso in considerazione prima. Quella più aperta, quella che parte da là. Allora, con il La minore non ci sono problemi.
perché la Do Mi, queste tre note sono tutte presenti nella scala blues di La. Vediamo adesso il Mi minore. Il Mi minore ha il Si che non è presente nella scala blues di La, quindi vale un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto prima sul Sol. Vi ricordate che l'accordo di Sol aveva Sol, Si, Re e c'era il problema del Si. Vediamo allora con il Mi come funziona. Il Mi e il Sol, la nota nell'accordo Mi, Sol, Si, il Mi e il Sol non hanno problemi. Lo metto qua, perché il Mi e il Sol sono... Ecco, quello che devo cercare di fare attenzione è sempre questo Do, perché il Do va a scontrarsi con il Si che è presente nell'accordo. Quindi cercherò di evitarlo di questo suonare questo Do, ma lo suonerò di passaggio e andrò a fermarmi sul Mi o sul Sol. Quindi poi quando arriva il Fa, il Sol e il Do, su questi accordi abbiamo già visto prima come comportarci. Allora adesso provo a improvvisare con la prima scala, quella più aperta, sulla seconda struttura. Ok? Adesso solo con la seconda scala, quella più scura, quella con Do, quella che parte da Do blues, come vedete è un po' più difficile da digerire. Quindi io direi sempre in questo caso utilizzare sempre di più la prima e piccoli inserti con la seconda. Vediamo un po'. Ecco, direi di utilizzarla tanto su questo quarto grado. Quando arrivate sul Fa, utilizzate la seconda scala che dà una spinta giusta, con colore giusto blues. Allora, adesso cercherò di suonare tutto il brano, la struttura A e la struttura B, utilizzando queste due scale e ogni tanto cercherò di dirvi su quale sono. Allora, adesso parto con quella di La. Per comodità dirò La, quella più aperta, la prima, e Do, quella più scura, la seconda. Allora, parto con quella di La. Do. Quella di La aperta. Quella di Do. Ritornello, vado di nuovo su quella aperta. Quella di Do più scura. Benissimo, come potete vedere ho cercato di applicare queste due scale su questi semplici accordi di un brano pop e sono molto d'effetto. Questo non vuol dire che uno li deve utilizzare dall'inizio alla fine, anzi, ad esempio sto suonando appunto Let It Be e voglio semplicemente colorare qua e là ogni tanto. Adesso vi faccio sentire il brano, come lo suonerei con la sua melodia e come cercherei di colorarlo qua e là con queste situazioni blues.
Ecco qua, questo è un esempio come appunto si potrebbe colorare con note blues il brano pop che stiamo suonando senza improvvisare comunque dall'inizio fino alla fine. E siamo arrivati alla fine del video. Io spero come sempre di avervi dato qualche nozione in più. Se volete approfondire potete benissimo contattarmi, io tengo anche dei corsi online, qua sotto potete anche chiedermi qualcosa direttamente qua sotto nella chat, e come sempre vi chiedo gentilmente di mettere mi piace, iscrivervi al canale e se potete condividete questo video, se vi è piaciuto anche condividetelo con i vostri amici. Vi ringrazio tanto e spero di vedervi alla prossima lezione. Ciao a tutti e grazie.